Lode a te, Gesù, gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la memoria di San Giovanni Bosco, presbitero, nato a Castelnuovo d'Asti il 16 agosto del 1815 e morto a Torino il 31 gennaio del 1888. Presbitero a Torino, si dedicò alla cura dei numerosi giovani confluiti nel capoluogo piemontese a seguito della prima urbanizzazione industriale. Per loro aprì un luogo di incontro, di formazione umana e professionale, con il nome di oratorio. Nel suo metodo educativo si ispirò all'amabilità di San Francesco di Sales, al quale intitolò la sua nuova congregazione, Società di San Francesco di Sales, o come meglio li conosciamo, i Salesiani, associandovi insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, le figlie di Maria Ausiliatrice. Quindi abbiamo modo oggi di pregare questo santo affinché possa proteggere e seguire, aiutare nell'educazione tutti coloro che hanno a che fare con i giovani. Quindi vogliamo affidare i giovani a San Giovanni Bosco. Ecco, lui ha saputo accoglierli, ha saputo tirare fuori il meglio che c'era dentro di loro. Quindi vogliamo pregare per questo e pregare per i salesiani, i nostri confratelli, affinché abbiano a continuare l'opera di San Giovanni Bosco. E per poter celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato il presbitero San Giovanni Bosco come padre e maestro dei giovani, concedi anche a noi la stessa fiamma di carità, a servizio della tua gloria, per la salvezza dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: 2 uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco
e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quest'uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro, che giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole». Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore». Natan rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire». Natan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui, poiché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Parola di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Alleluia, 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 alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio unigenito, poiché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena.
Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo di questa mattina è molto significativo, ci indica un percorso da compiere. C'è un luogo dove Gesù vuole attirarci, condurci, passiamo all'altra riva. C'è un'altra realtà che dobbiamo scoprire e che ci aspetta, c'è un'altra riva. E Gesù vuole condurci proprio lì. Ecco, se vogliamo raggiungere questo posto dobbiamo lasciare la paura e vivere di fede. Gesù non vuole la paura, vuole la fede. Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ecco, il cammino può farsi difficile, si può sperimentare la tempesta, le onde, ma Gesù non è lontano, in disparte, a guardare. È dentro la barca, è dentro il mare in tempesta, anche se ne sta tranquillo a dormire. Come fa uno a dormire tranquillamente su una barca quando il mare è in tempesta e agitata? Probabilmente questo particolare vuole senz'altro farci capire una cosa, non certo presentarci un'immagine di Gesù che non condivide la fatica e la paura dei suoi, ma farci capire che non c'è nulla che può turbare Gesù, perché Gesù è il Signore dell'universo. Non c'è nulla che possa impedire a Gesù di fare qualcosa per i suoi. Lui è presente sempre. Ai suoi chiede però la fede, chiede di disturbarlo, di chiedere, anche se sa perfettamente di che cosa abbiamo bisogno. Gesù alla Samaritana a un certo punto gli dice: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto e lui ti avrebbe dato acqua viva che zampilla per la vita eterna». Che zampilla, che ci aiuta a compiere la traversata del mare senza paura, attraversare la tempesta della vita con la consapevolezza che non siamo soli, che Gesù è con noi fino alla fine dei tempi. Ecco, finita questa scena delle parabole, allora salgono sulla barca. Hanno passato una giornata intera alla predicazione. Gesù ha parlato in parabole, le abbiamo sentite in questi giorni. Ora Gesù è già sulla barca che intratteneva la sua folla sulla spiaggia e salgono anche i discepoli e vanno allora all'altra parte, all'altra riva. Ecco, questa è una storia che probabilmente Pietro ha raccontato tante volte. L'Evangelista Marco raccoglie la predicazione di Pietro. E chissà Pietro quante volte l'ha raccontata questa storia, perché è la storia che lo riguarda, in qualche modo è la sua conversione, è il suo cammino di fede. Anche lui ha dovuto compiere questo cammino profondo. Allora è un cammino che Marco presenta, ecco, a chi si sta preparando a diventare cristiano, e lo presenta anche a ciascuno di noi. Ecco, ci presenta Gesù che può calmare il mare, che può liberarci, ecco, dalle paure e dalle tempeste della vita.
Allora il Signore ci chiede la fede. Perché avete paura? Non avete ancora fede. Nella prima lettura abbiamo sentito il momento in cui Dio attraverso una parabola fa capire, fa comprendere a Davide il suo errore, lo abbiamo sentito nella lettura di ieri. Ha commesso un errore, ha commesso un peccato e ora è lì che attraverso questa parabola capisce che si tratta di lui. È lui quello che ha rubato questa pecorella a questo uomo povero. E allora la cosa interessante è che il cuore di Davide è pentito e chiede al Signore la sua misericordia, si abbandona alla misericordia di Dio. Ma è interessante che Davide, quando il figlio si ammala, è lì che non prende cibo, digiuna, ma il testo parla anche di non voler mangiare. Il cibo è sempre espressione anche di un dolore che abbiamo, di un dolore interiore. Quando si sta male abbiamo problemi con il cibo, questo lo ha già visto, lo troviamo già nella Bibbia. Quando si hanno dei problemi interiori si ha problemi con il cibo. Davide non vuole mangiare. Anna, la moglie di Elcanà, veniva trattata male dall'altra rivale e non voleva prendere cibo. Ecco, quindi è un segno di un dolore, ma il Signore interverrà anche su questo. Allora il Signore alla fine ci chiede di avere la fede necessaria per poter attraversare il mare della vita. Fratelli e sorelle, oggi ricordiamo San Giovanni Bosco, un apostolo dei giovani. Rivolgiamo la preghiera a Dio nostro Padre, fonte della vita e della santità, e diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore, ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa sia maestra di umanità, fedele e obbediente all'Evangelo di Gesù Cristo. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché gli organismi politici ed economici siano attenti alle possibilità, ai bisogni e alle difficoltà di bambini e giovani. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché gli educatori sappiano imparare, ricevere e trasmettere con gioia e forza il valore della vita. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché gli sfruttati, gli oppressi e i poveri vedano presto il tempo della liberazione e del riconoscimento della propria dignità. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché lo Spirito Santo renda semplice il nostro cuore e lo trasformi ad immagine del cuore di Gesù. Preghiamo. ascoltaci, o Signore. O Dio, ti presentiamo queste richieste insieme con le preghiere, le suppliche e i ringraziamenti dell'umanità intera. Per intercessione di San Giovanni Bosco, la tua pace custodisca i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci alziamo per la preghiera sul pane e sul vino. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Bosco, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono, che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Giovanni Bosco riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, San Giovanni Bosco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. canto numero 414. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo in festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.
Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Bosco custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da Lui indicata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 277. C'è una terra silenziosa Dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce volto, con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo volto in mano a lei. Madonna nera e dolce esser tuo figlio. O lascia, Madonna nera, ch'io viva vicino a te. Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. Lei ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore, se ogni giorno parlerai a lei così. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio. O lascia, Madonna nera, ch'io viva vicino a te. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 31 gennaio, San Giovanni Bosco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato il presbitero San Giovanni Bosco come padre e maestro dei giovani, concedi anche a noi la stessa fiamma di carità a servizio della tua gloria, per la salvezza dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro:
perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte nella vita arrivano momenti in cui tutto sembra andare storto, i momenti bui di tempesta. Facciamo del nostro meglio, ma le onde si alzano, il vento ci spaventa e dentro di noi nasce una domanda che forse non abbiamo il coraggio di dire ad alta voce, ma che sentiamo chiaramente nel cuore. Maestro, non ti importa che siamo perduti? È la stessa domanda dei discepoli, la stessa paura di chi si sente piccolo davanti a una tempesta più grande di lui. Eppure ogni volta che Gesù entra nella nostra vita, anche solo con una piccola parola, succede qualcosa di sorprendente. La paura si placa, il rumore diminuisce, il cuore ritrova un punto fermo, non perché la tempesta sparisca subito, ma perché non siamo più soli nella barca. Allora forse oggi possiamo ricordarci questo. La fede non è non avere paura, ma sapere a chi gridare quando abbiamo paura. E quando lo facciamo scopriamo che Gesù non dorme mai, davvero. È lì pronto a rialzarci, a darci forza, a dirci coraggio. La tempesta non avrà l'ultima parola e noi possiamo ripartire più sereni, certi che anche dalle onde più alte può nascere un cammino nuovo. Oggi mandiamo un grande abbraccio a tutte le persone che si sentono perdute e vi ricorderemo tutti insieme nella preghiera. Coraggio, non temere, Gesù ti è accanto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Io abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo. E a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Ci sei? Eccolo qui, bravo. Fammi vedere. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera.
Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, e l'angelo partì da lei. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria si è fidata di Dio, seguiamo Maria e lasciamo che nel nostro cuore sbocci un sì, pieno di fede e di sereno abbandono tra le braccia di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria, dopo l'annunciazione, resta serena
e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita, decide di andare da Elisabetta. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Se non ho denaro sono niente, così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza, ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva, lo difenda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo anche per noi. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes semplentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiera della famiglia. Signore che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vedere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli, tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile ai bisogni di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto
nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Preghiera a San Giovanni Bosco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, aperto alle realtà del tuo tempo, sei stato per i giovani, soprattutto per i poveri, segno dell'amore di Dio. Sii la nostra guida nel cammino di amicizia con il Signore, affinché scopriamo il senso della nostra vita, diventando la fonte della vera felicità. Aiutaci a rispondere con generosità alla vocazione, affinché possiamo essere costruttori di pace nell'edificazione di una vera civiltà dell'amore. Ottienici la grazia della perseveranza per vivere lo spirito delle beatitudini, così come il Signore ci chiede nel Vangelo. Fa che, guidati da Maria Ausiliatrice, possiamo trovarci un giorno con te nella grande famiglia del cielo. Amen. San Giovanni Bosco, amico dei giovani, prega per noi e per il mondo intero.
che nel mondo cammini silenziosa, custodi i passi di chi è smarrito, a chi ti prega doni forza e vita, e sul tuo popolo stendi il tuo manto. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà. Con mani aperte diffondi grazia nuova, o Madre pura resta accanto a noi. Vergine Santa della medaglia, doni speranza a chi crederà, segno di pace, porta del cielo, nel tuo amore il cuore troverà. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà. Con mani aperte diffondi grazia nuova, o Madre pura resta accanto a noi. Madre dell'umano e del divino, tu ci richiami alla tua carità, il tuo sorriso rende il cielo vicino, la tua presenza porta libertà. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà. Con mani aperte diffondi grazia nuova, o Madre pura resta accanto a noi. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Supplica a San Giovanni Bosco nel giorno della sua festa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O San Giovanni Bosco, padre e amico dei giovani, a te rivolgiamo la nostra supplica con umiltà e fiducia. Tu che hai dedicato la tua vita all'educazione e alla guida dei giovani, intercedi per noi presso il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda con amore tutta la gioventù di oggi smarrita e confusa. Tu che hai conosciuto le difficoltà dei giovani, ottieni per loro la grazia di scoprire il vero significato della vita seguendo l'esempio di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Bosco, insegnaci ad essere veri testimoni della fede, guidaci nel cammino della santità e della generosità. Ti preghiamo affinché tu interceda per ogni giovane bisognoso di conforto, protezione e amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogli la nostra supplica, o grande amico di Dio e dei giovani, e porta i nostri cuori vicino a Gesù e Maria, affinché possiamo crescere nella fede e nella santità. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Bosco, amico dei giovani, prega per noi e per il mondo intero. Santa Maria Ausiliatrice, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che con gioia celebrate il giorno della festa di San Giovanni Bosco, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su tutti i giovani, su tutti i bisognosi e ammalati, la benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede.
Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa riunita dallo Spirito Santo, una santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Vergine Santa della medaglia, doni speranza a chi crederà, segno di pace, porta del cielo, nel tuo amore il cuore troverà. O Madre Santa, luce che consola, tu vieni incontro a chi ti invocherà. Con mani aperte diffondi grazia nuova,
Da un cammino di agio hai scelto la via verso Assisi con il cuore in preghiera. Hai lasciato tutto come Francesco fece un giorno per seguire il povero, il solo e il dimenticato qui. Frate Biagio, luce tra i cuori, sei speranza, amore che consola i dolori. Hai vissuto tra i poveri, hai donato la tua vita, missione di carità che mai sarà finita. Hai fondato rifugi, mani aperte al mondo, per chi non ha nulla sei stato il profondo. Ogni anima ferita ha trovato in te un fratello, senza ricchezze ma con un cuore sempre bello. Fratel Biagio, luce tra i cuori, sei speranza, amore che consola i dolori. Hai vissuto tra i poveri, hai donato la tua vita, missione di carità che mai sarà finita. Con gli occhi di Cristo hai guardato ogni uomo, nessuno escluso, a tutti il tuo perdono. Hai lottato per la giustizia, per l'amore e la verità. Ora dal cielo ci guidi con la tua umiltà. Fratel Biagio, luce tra i cuori, sei speranza, amore che consola i dolori. Hai vissuto tra i poveri, hai donato la tua vita, missione di carità che mai sarà finita. Fratel Biagio, fratello di tutti, portaci ancora dove l'amore non muti. Ora riposi, ma il tuo spirito è qui, in ogni mano tesa del povero che sorride a te così. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, buon fine settimana. Oggi è 31 gennaio 2026, la Chiesa celebra la memoria di San Giovanni Bosco. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?»
la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra con gioia la memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote e padre salesiano, un educatore appassionato e instancabile, testimone dell'amore di Dio soprattutto verso i giovani. In questo giorno della memoria di San Giovanni Bosco, la parola di Dio sembra scelta apposta per parlare al cuore delle nuove generazioni e delle famiglie, perché ci mette davanti alla fragilità dell'uomo, alla forza della misericordia di Dio e alla fiducia che nasce quando ci affidiamo a Cristo anche nelle tempeste della vita. Vedete, San Giovanni Bosco amava ripetere ai suoi ragazzi sempre questa frase: «Basta che siate giovani perché io vi ami». E oggi quella stessa parola risuona per ciascuno di noi, giovani e adulti, tutte quelle persone chiamate a lasciarsi amare e guidare dal Signore. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal secondo libro di Samuele, ci viene presentato un momento drammatico della vita del re Davide. Dopo il suo grave peccato, Dio non resta in silenzio, ma gli manda il profeta Natan. Non lo umilia pubblicamente, non lo distrugge, ma lo conduce alla verità attraverso la parabola che tocca il cuore. In questa lettura vediamo che quando Davide riconosce di aver peccato contro il Signore, si apre uno spazio doloroso ma fecondo, e questo ci insegna tantissimo oggi. Carissimi fratelli e sorelle, questa prima lettura di oggi ci insegna che Dio non gode della nostra caduta, ma desidera la nostra conversione. Vedete, il peccato ha delle conseguenze talvolta molto dure, ma non spezza mai definitivamente il rapporto con Dio quando c'è un cuore che si apre al pentimento. Carissimi fratelli e sorelle, adesso mi rivolgo ai giovani in ascolto. Questa parola parla anche a voi. Tutti noi, cari ragazzi, viviamo in un tempo in cui spesso si ha paura di riconoscere i propri errori, un tempo dove si preferisce giustificarsi e accusare gli altri. Però Davide ci insegna che il coraggio di dire la verità è importante, anche quando la verità riguarda se stesso. Questo è il primo passo per ricominciare. Vedete, San Giovanni Bosco sapeva bene tutto questo, perché ha sempre creduto nella capacità dei giovani, nella loro capacità di rialzarsi. Per questo diceva che in ogni ragazzo, anche il più difficile, c'è un punto accessibile al bene, ed è proprio per questo che Dio non si ferma mai al peccato, ma vede sempre il cuore. Carissimi fratelli e sorelle, questa lettura di oggi è un invito forte alla verità e alla responsabilità per tutte le famiglie. Vedete, le scelte degli adulti ricadono sempre sui più piccoli, sui figli, sulla comunità. E in questa lettura vediamo proprio Davide che è re e padre, guida, e il suo peccato ferisce molti. E questo è un richiamo serio a vivere con coerenza la propria vita, una coerenza che deve portare una parola di speranza a tutti, perché ricordatelo sempre, Dio non smette di educare, di correggere, di accompagnare, perché Dio è Padre e come un Padre ci ama davvero. Nel Vangelo secondo Marco che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo la scena che cambia, ma il messaggio si completa. In questa lettura abbiamo letto che ci sono i discepoli sulla barca con Gesù
il mare si agita, il vento è forte e la paura prende il sopravvento. Qui vediamo che Gesù dorme e questa è un'immagine davvero importante, perché quante volte anche noi abbiamo la sensazione che Dio dorma. Quante volte pensiamo che Dio non si accorga delle nostre difficoltà, delle nostre tempeste, dei nostri problemi, delle crisi familiari, delle paure per il futuro, delle guerre. E qui tante volte anche noi come discepoli gridiamo: Gesù, non ti importa che siamo perduti? Carissimi fratelli e sorelle, in questa lettura di oggi abbiamo visto che Gesù si alza, comanda al vento e al mare e tutto si calma, ma poi si rivolge con una domanda che arriva dritto al cuore di tutti noi: perché avete paura? Non avete ancora fede? Questo non è un rimprovero da parte di Cristo, ma è un invito a crescere, perché la fede non elimina le tempeste, ma ci aiuta ad attraversarle. E la presenza di Gesù nella barca della nostra vita non impedisce che il mare si agiti, ma impedisce che la barca affondi. Carissimi fratelli e sorelle, San Giovanni Bosco avrebbe detto a tutti noi e soprattutto ai giovani di non avere paura della vita, anche quando questa sembra complicata. Lui ha vissuto povertà, incomprensioni, difficoltà enormi, eppure ha sempre avuto una fiducia incrollabile in Dio. San Giovanni Bosco ha insegnato ai giovani a non scoraggiarsi mai, a credere che con il Signore tutto può essere affrontato, anche quando sembra che Gesù dorma. Lui è lì, non abbandona mai la barca della nostra vita. E questo è di grande consolazione per tutti noi, perché oggi educare una tempesta, amare una tempesta, restare uniti è una tempesta. Ma Gesù è nella barca della nostra vita, nella barca della Chiesa, nella barca delle scuole, nella barca delle famiglie. Noi dobbiamo solo invitarlo, pregare insieme, affidargli le paure e le fatiche, e solo in quel momento cambia tutto. Solo in quel momento che ci fideremo di Gesù, Lui sarà pronto a cambiare ogni cosa e far tacere le tempeste. Vedete, fratelli e sorelle, Don Bosco ha costruito il suo metodo educativo sulla fiducia, sulla presenza, sull'amore. Per questo ha voluto che tutte le famiglie fossero case accoglienti, scuole di vita e di fede. E qui, in questa memoria di San Giovanni Bosco, il Vangelo di oggi ci pone una domanda, quella che fanno i discepoli alla fine, che è la più importante. Chi è costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Questa è una domanda di fede. E quando tutti noi scopriremo davvero chi è Gesù, la paura che abbiamo oggi lascerà spazio solo alla fiducia, non perché tutto diventa facile, ma perché ci accorgeremo che non siamo più soli. Allora oggi tutti noi chiediamo al Signore un cuore umile come quello di Davide, che riconosce il peccato, ma chiediamogli anche un cuore fiducioso come quello dei discepoli, che nonostante la paura si rivolgono a Gesù, perché Lui è davvero il Signore del mare e del vento, il Signore della nostra vita. E chiediamo a San Giovanni Bosco di imparare a credere, a educare, ad amare, perché tutti noi dobbiamo essere certi, proprio come lo era San Giovanni Bosco, che Gesù è nella barca con noi e nessuna tempesta del mondo avrà mai l'ultima parola.
Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome. Possa San Giovanni Bosco intercedere per tutti noi, per le nostre intenzioni, per le nostre famiglie, per coloro che portiamo nel cuore, per tutti i bambini, gli anziani, gli ammalati, i sofferenti, per i poveri, per gli emarginati, per i carcerati, per coloro che sono soli. E chiediamo a San Giovanni Bosco di intercedere per la Chiesa e soprattutto per la pace nel mondo. E oggi una preghiera particolare chiediamola per i giovani, per tutti i giovani del mondo, affinché San Giovanni Bosco possa mettere nel loro cuore l'amore, quell'amore che educa, quell'amore che accoglie, quello stesso amore che San Giovanni Bosco ha insegnato ai suoi giovani. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 31 gennaio 2026, memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote salesiano. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratel Biagio, in questo nuovo giorno apri i miei occhi ai bisogni dei poveri e degli ultimi. Rendimi disponibile, generoso e attento, perché attraverso piccoli gesti d'amore io possa testimoniare la carità di Cristo. Amen. Per tutti i bambini, giovani e persone sole, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani, ammalati e ricoverati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la fine di tutte le guerre e per la pace tra tutti i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Atto di fede al Signore. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi.
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutte le donne maltrattate e per tutti coloro che soffrono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore Gesù, accogli tra le tue braccia tutte le anime dei defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Per tutte le vostre intenzioni e per le persone che portate nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Per tutti coloro che ogni giorno ci chiedono preghiere tramite email, telefono e messaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Per tutti i diaconi, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa intera e per tutte le vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Per tutti i pellegrini, parrocchie, santuari, conventi e missioni, in particolare per i missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Per tutti coloro che operano nel sociale e per la carità cristiana, in particolare per le mense dei poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Per tutti i nostri benefattori che con le loro offerte ci aiutano nella nostra missione quotidiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratel Biagio Conte, prega per noi. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. Da un cammino di agio hai scelto la via verso Assisi con il cuore in preghiera. Hai lasciato tutto come Francesco fece un giorno per seguire il povero, il solo, il dimenticato qui. Fratel Biagio, luce tra i cuori, sei speranza, amore che consola i dolori. Hai vissuto tra i poveri, hai donato la tua vita, missione di carità che mai sarà finita. Hai fondato rifugi, mani aperte al mondo, per chi non ha nulla sei stato il profondo. Ogni anima ferita ha trovato in te un fratello, senza ricchezze ma con un cuore sempre bello. Fratel Biagio, luce tra i cuori, sei speranza, amore che consola i dolori. Hai vissuto tra i poveri, hai donato la tua vita, missione di carità che mai sarà finita. Con gli occhi di Cristo hai guardato ogni uomo, nessuno escluso, a tutti il tuo perdono. Hai lottato per la giustizia, per l'amore e la verità. Ora dal cielo ci guidi con la tua umiltà. Fratel Biagio, luce tra i cuori, sei speranza, amore che consola i dolori. Hai vissuto tra i poveri, hai donato la tua vita, missione di carità che mai sarà finita. Fratel Biagio, fratello di tutti, portaci ancora dove l'amore non muti. Ora riposi, ma il tuo spirito è qui, in ogni mano tesa del povero che sorride a te così. Pensiero di Padre Pio di oggi. La chiave della perfezione è l'amore. Chi vive d'amore vive in Dio, perché Dio è amore. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero.
Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'angelo del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Confidando nella tua fedeltà e misericordia, rinnovo la mia consacrazione a te, secondo la regola di vita delle suore della provvidenza. Per questo mi impegno a cercare prima di tutto che la sua giustizia. Mi affido all'intercessione del nostro Padre San Luigi, di San Giuseppe e della Vergine Maria. Vieni, tuo Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Dito della mano di Dio promesso dal Salvatore, radia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Difendici dal nemico, recca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria,
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Uniti alla liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore perché ci aiuti
a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. Sei stato provato in ogni cosa per divenire simili a noi, in tutto fuorché nel peccato. Chiami tutti alla carità perfetta. Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo. Sei venuto per servire e non per essere servito. Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre, l'impronta della sua sostanza. Ti ringraziamo, Signore, per il dono della vita di Sor Sanchida. Oggi, nel giorno del suo compleanno, ti rendiamo grazie per la sua dedizione in mezzo a noi. Ti chiediamo che la tua benedizione le doni forza, pace e gioia nel cuore. La Vergine Maria, nostra Madre, Rosa Mistica, interceda per lei ogni grazia. Signore, ascolta ed esaudisci tutti i desideri del suo cuore e dei suoi familiari. Anche ti ringraziamo oggi per il dono e per tutto il bene che ha compiuto Sor Adelaide in questa comunità. Ti chiedo di benedirla e dona pace, gioia e buona salute per compiere sempre la tua volontà. Per questo preghiamo. Padre nostro, o Dio, che in San Giovanni Bosco hai dato alla tua Chiesa un padre e un maestro dei giovani, suscita anche in noi la stessa fiamma di carità a servizio della tua gloria per la salvezza dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ultimo giorno di questo mese di gennaio e in questa celebrazione eucaristica ringraziamo il Signore per tutti i suoi doni. All'inizio di questa azione di grazia imploriamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Celebriamo oggi San Giovanni Bosco, presbitero. Con lui preghiamo il Signore. O Padre, che hai suscitato il presbitero San Giovanni come padre e maestro dei giovani, concedi anche a noi la stessa fiamma di carità a servizio della tua gloria per la salvezza dei fratelli. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere del suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire il viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte tanto il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male nella tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che giacerà con loro alla luce di questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai.
Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Nathan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte, dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Parola di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E, congedata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nell'arca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore.
Proseguiamo la nostra meditazione del secondo libro di Samuele e oggi abbiamo la risposta dopo il peccato di Davide. E in questo brano vediamo profilarsi anche la struttura del nostro sacramento di perdono, di riconciliazione, della penitenza. C'è il peccato, poi la parola di Dio che viene a illuminarci sul peccato che abbiamo commesso, no? Nella persona di Nathan, del profeta. Poi c'è la confessione, riconoscere questo peccato che abbiamo fatto, che Davide riconosce, ammette dopo. E c'è l'azione di Dio, la misericordia di Dio, perché hai riconosciuto e confessato questo peccato, non morirai, dice il profeta. Peccato, la parola di Dio che illumina la nostra azione, la confessione, poi la remissione del peccato da parte di Dio e dopo alla fine c'è la riparazione anche. Quindi in questo brano vediamo già profilarsi il nostro sacramento di riconciliazione. Ma è interessante, potremmo portare la nostra meditazione sull'atteggiamento di Davide. Vedete che dopo la piccola parabola che racconta il profeta, Davide era pronto a reagire con violenza, vigore contro questa persona, questo personaggio della parabola. E è così, perché non si trattava di lui, era un'altra persona. Quindi per lui la persona meritava la morte. In generale noi siamo così, l'uomo, noi siamo così. Quando non si tratta di noi, siamo pronti a fare scatenare tutto la furia e il fuoco sull'altro, per un peccato, per uno sbaglio. Per l'uomo è così, noi tutti reagiamo così verso gli uni, verso gli altri. Quando non si tratta di noi, allora sì, dobbiamo andare con tutta la forza. È giusto? Non lo so. Ma qualcuno mi chiedeva, non più tardi che ieri, faceva, ma padre, come posso essere meno duro, meno severo, meno con gli altri? Io ho ricordato la parola del Vangelo, con la misura con la quale misurate agli altri sarà misurato anche a voi. L'unica misura, no, delle nostre azioni verso gli altri, la misura che vale, è il nostro rapporto con Dio. E noi riceviamo ogni giorno grazia e misericordia da parte di Dio. Una persona che ha beneficiato della misericordia di Dio, che si riconosce peccatore, che ha ricevuto la misericordia di Dio, questa misericordia diventa poi la misura verso gli altri. E se io mi riconosco peccatore, so che sono un peccatore, ma un peccatore perdonato, che riceve ogni giorno la misericordia di Dio, allora verso gli altri mi ricordo di questa dimensione e sono più attento. Non vuole dire devo essere passivo, guardare l'altro senza dire niente. La misericordia non è quella. Perché senza dire niente vuole dire che trascuriamo anche la virtù della carità. Ma quando riprendiamo l'altro, quando vogliamo, fra parentesi, giudicare l'altro, non dimentichiamo chi siamo e non dimentichiamo la virtù della carità neanche. E questo è il messaggio. La misura per gli altri deve essere quello che il Signore ci concede a noi stessi per primo. Chiediamo la grazia al Signore
di avere il giudizio giusto, la buona comprensione delle cose e di capire che alla fine misericordia e carità sono le due cose che secondo me valgono di più. Misericordia e carità. Chiediamo al Signore il suo aiuto, chiediamo a San Giovanni Bosco, che celebriamo oggi, la sua intercessione. Salvaci, Signore. Alla parola del profeta, Davide riconobbe e pianse la sua colpa, perché anche dal nostro cuore scaturisca l'acqua purificatrice del pentimento. Preghiamo. Salvaci, Signore. Perché il perdono che più volte abbiamo ricevuto da Dio ci stimoli ad essere a nostra volta comprensivi e indulgenti verso i fratelli. Preghiamo. Salvaci, Signore. Voglia il Signore perdonare le esitazioni e gli sbandamenti della sua Chiesa e non permettere che alcuno si perda. Preghiamo. Salvaci, Signore. Ci conceda il Signore di essere liberati dalla paura e preservati dalla disperazione per annunciare con forza la sua vittoria sul male. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per amore del Figlio suo offertosi in riscatto dell'umanità, liberi il Signore da ogni residuo di colpa tutti i nostri fratelli defunti. Preghiamo. Salvaci, Signore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Bosco. E come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono, che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Giovanni riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Romeo, di Giovanna, ricordati di Bruno, che nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che scompia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Bosco, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da Lui indicata. Per Cristo nostro Signore. Ave Maria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti.
televisione spenta. Noi non la tenevamo spenta, ma ascoltavamo il telegiornale, e il telegiornale tutti i giorni, ripeto, tutti i giorni, era motivo di scambio, di approfondimento di ciò che avveniva nel mondo. Io ho avuto la fortuna di abitare in questo paesino piccolissimo, sì, anche se allora gli abitanti erano circa sui 120-130, oggi il mio paese conta circa 75-80 persone, quasi tutte anziane. Io ho fatto quella che chiamavamo un tempo la pluriclasse, cioè nella stessa aula io ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare con i bambini di tutte le classi. Quindi mi sembra l'anno più numeroso, eravamo 13 o 14 bambini, e ripeto, di tutte le classi. Ho visto pochissime persone ho viste morire disperate. E magari qualcuno l'ho visto morire arrabbiato perché desiderava magari portare a fine, a dare compimento a certe opere iniziate. Però credo che ci sia qualche cosa di innato in noi, in cui tu sei in qualche modo sostenuto e qualcuno ti viene in soccorso in quel momento lì. La stragrande maggioranza delle persone le ho viste morire tranquille. Io ho in qualche modo pensato nella mia adolescenza e intorno ai 20 anni anche la possibilità che il Signore davvero potesse chiamarmi. Ma poi è passata, perché io ho concentrato tutte le mie energie, il mio tempo sulla mia professione. Io sono un infermiere, Dio sono, perché credo che quando uno cresca infermiere lo rimanga per sempre. Mi sono diplomato a 19 anni e io dopo meno di un mese dal mio diploma io ho cominciato a lavorare. Non ho svolto mai il mio lavoro di infermiere per fede. Io questo l'ho sempre detto, ci tengo anche. Io ho svolto la mia professione in maniera molto laica. È stato il mio lavoro che mi ha aiutato nella fede, non il contrario. Io ho lavorato 12 anni in rianimazione, 4 in oncologia e 4 in pronto soccorso. A un certo punto, dopo un po' di anni, ho posto la mia attenzione proprio sulla morte, perché la morte mi interrogava me, interrogava il mio rapporto con la mia professione, ma quindi anche con il malato, ma anche con i familiari. E lì io ho in qualche modo davvero percepito la presenza di Dio. Io Dio l'ho incontrato davvero al capezzale dei malati, dietro i malati. Il malato era, dietro il malato c'era il respiro di Dio e io percepivo questo. Dopo 20 anni che io ho svolto la mia professione, rinasce forte in me un desiderio di approfondire ulteriormente questa domanda per dare una risposta di senso sul perché della vita, sul perché del male, sul perché della morte, e decido di annacquare un po' quella che poteva essere la chiamata di Dio, pensando che con un po' di conoscenza intellettuale il tutto si placasse. Per cui io continuavo a lavorare, mi sono iscritto all'Istituto di Scienze Religiose di Firenze. La conoscenza mi dava più inquietudine, mi dava ancora più la necessità di ricercare ulteriormente. Quando la cosa è diventata ancora più forte,
ho fatto un cambiamento, mi sono licenziato dall'ospedale, ho fatto per 2 anni il libero professionista e ho invertito, nel senso che lavoravo il pomeriggio e la mattina a quel punto lì ho fatto il passaggio alla facoltà teologica. Prese il calice, ti rese grazie con la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nel giorno dell'ordinazione, grandissima emozione, perché c'era quasi tutto il mio paese, c'erano tutti i miei familiari, c'erano tutti i miei amici, c'erano tutti i miei colleghi. Sono stato la prima parte della messa veramente con una, non dico ansia, ma avevo un tremore interiore, come se veramente dovessi attraversare un limite che mi costava, insomma, avevo timore. Tutto questo è stato bello perché è passato nel momento in cui sono stati quei minuti prostrato a terra e mi sono alzato cambiato. La Chiesa svolge un servizio non indifferente nelle nostre società. Certa attenzione alla fragilità, alla povertà, a un certo tipo di disagio. La Chiesa dà una risposta, tante volte l'unica risposta. Non si può essere più cristiani a casa nostra. Io so un po' brutto quando si sente dire io credo ma non nella Chiesa, per conto mio. No, il cristiano di per sé è soggetto aperto alla relazione, la relazione apre alla comunione, la Chiesa è comunione. Attraverso soprattutto, credo, la partecipazione attiva, donando quelle 2 cose che sono necessarie per poter far vivere le attività: tempo e denaro. Gesù Cristo per me è davvero il volto di Dio, è Dio che si incarna, entra nella mia realtà, si sporca le mani con me e mi chiede davvero di seguirle, di sporcarmi anch'io le mani per un qualche cosa per un interesse superiore e non più mio, ma un interesse davvero di amore per tutti. Per me andare a messa, ascoltare l'omelia, alla fine comunque sia, non è mai stato un peso. Anche se poi non ci credevo fino in fondo, di fatto. Tante volte io il credo non lo recitavo. Mio padre è un uomo fermo, un uomo che dettava tante regole, un uomo che non era tanto presente né con me né con mio fratello. Da bambini forse sì, ma dopo da un certo punto in poi, da quando si è messo in politica, ha dedicato tanto tempo agli altri ma troppo poco tempo a noi, per cui il nostro rapporto più sincero era con mamma. A scuola andavo bene fino a una certa età. Quando ho cominciato l'adolescenza sono andato assolutamente male,
in più poi gli innamoramenti dell'adolescenza con i pensieri che vagavano, e questo ha peggiorato la situazione, quindi poi sono andato male. Dopo, quando ho iniziato l'università, ho scelto ingegneria perché ho detto no, ce la devo fare. Ho scelto ingegneria per l'ambiente e il territorio, per diversi motivi. Quello più simpatico è perché le ragazze erano tutte ingegneria per l'ambiente e il territorio, però in realtà io avevo proprio il desiderio di portare l'acqua a chi non ce l'aveva. Dopo la laurea all'Aquila sono andato a Milano a fare un master al Politecnico e alla fine del master era previsto uno stage e mi hanno proposto 2 località, una Terni e l'altra possibilità invece era ad Avezzano. Ad Avezzano c'era la mia fidanzata con la quale stavamo insieme da 5 anni, mentre a Terni il lavoro era a un'azienda che è un'azienda ex Enel e mio padre lavorava all'Enel. Quindi tra la scelta tra Avezzano e Terni, io ho scelto Terni perché dovevo dimostrare a mio padre che ero bravo, perché secondo mio padre ogni cosa che facevo non andava bene. Poi da Terni ho lavorato al comune di Rieti, in quel periodo ho lasciato la mia fidanzata e poi dopo 1 anno e mezzo di lavoro a Rieti non mi è stato rinnovato il contratto. Era il 1° novembre del 2007, Monsignor Chiaretti arriva a casa mia. Mi vede che ero giù di morale e mi dice: il mio segretario è in pellegrinaggio in Messico, perché non vieni a sostituirlo per 1 settimana? In quella settimana quindi ho fatto le valigie e sono venuto a Perugia. Volevo cercare la serenità, volevo cercare l'indipendenza, volevo cercare capire la mia vita. A Perugia invece ho conosciuto Suor Roberta Vinerba, che mi ha detto: fidati di Dio. Dopo, chiaramente con la preghiera, tanta preghiera, mi sono detto facciamo un'esperienza vocazionale. E il mio confessore mi ha detto: vai a parlare col cardinale. Sono andato al colloquio con il cardinal Bassetti e lui mi dice: chi sei? E io racconto chi ero. Perché sei qui? Perché sono stato spedito qui dal mio confessore. E allora mi ha detto: va bene, parlami di te. E io ho raccontato di me, della mia vita, della mia esperienza. Io ho detto al cardinale: adesso ad agosto partiamo con la GMG, con alcuni ragazzi del gruppo delle Sentinelle, con la nostra parrocchia. Quando sono andato a Madrid siamo passati per Lourdes, siamo andati in grotta e davanti alla grotta io ho detto il mio totus tuus a Maria, come Giovanni Paolo II. E Maria mi ha portato a Gesù. Gesù mi ha portato in seminario e dopo anni di seminario, sempre accompagnato dalla Vergine Maria, il 13 maggio del 2017 sono diventato presbitero. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È Dio che fa la storia concreta di fatti in cui la parola di Dio, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere la grandezza di Gesù e la paternità di Dio. Subito dopo la mia ordinazione i miei hanno avuto un brutto incidente stradale e da quel momento in poi la loro vita è totalmente cambiata, per cui dopo qualche mese di ospedale si sono trasferiti qui a Perugia e portati con me. Io penso che il 4° comandamento: onora tuo padre e tua madre, che vuol dire prendi la tua vita, realizza la tua vita, diventa uomo, diventa donna,
Dio l'ha realizzato, perché adesso il rapporto con i miei, con mio padre, è bello. Sia io che mio fratello ci prendiamo cura di lui. Il comandamento dice: e avrai giorni felici, avrai giorni lunghi e felici, e questa è verità, è un'opera concreta di Dio. Qui dove siamo adesso ci troviamo in una chiesa nuova, che è la chiesa di San Giovanni Paolo II. Questa chiesa ha una storia di combattimenti e di sogni di un vecchio prete, un uomo di preghiera, che da 35 anni voleva e sognava questa chiesa in questo quartiere nuovo alla periferia di Perugia. Questa è la chiesa di tutti, la chiesa dei poveri. Un po' per uno, così abbiamo costruito questa chiesa, con l'8 per 1000 e con la generosità dei parrocchiani, delle nostre 3 parrocchie. E non finirò mai di ringraziarli. Oggi sono contento della mia vita, perché è una vita piena, e soprattutto perché, nonostante poi la fatica, le ore di sonno perse, le persone che chiamano a tutte le ore, però continuo a vedere l'opera di Dio nella mia vita, nelle persone che incontro. Sono contento di quello che Dio sta facendo nella mia vita. Sì, sono contento. Io sono Azzurra e sono una food blogger. Qualche anno fa ho iniziato la mia avventura sui social, scegliendo di proporre il mio stile di vita in cucina. Amo la vita all'aria aperta, le verdure del mio orticello e soprattutto mi piace cucinare. La mia amica Paola mi ha convinta a svelarvi tutti quei segreti che sui social non potete vedere. Diventate nostri follower e andiamo a scoprire la ricetta che posteremo oggi. Ecco, appunto, no, ti aspettavo. Dove eri finita? Direttamente dall'orto. Direttamente dall'orto? Davvero, perché oggi ho raccolto tutte queste verdurine e prepareremo. Che bello! Che si preparerà oggi? E quindi che hai trovato? Fammi vedere. Asparagi. Asparagi, asparagini, pomodorini, un po' di prezzemolo, qualche zucchino. Che bello! E quindi un po' di basilico. Questo, profumo. Vero? Proprio si comincia. Sa proprio di colori un po' più primavera, estate. Sì. E allora ti sei fatta ispirare per realizzare che cosa? Una lasagnetta. Una lasagnetta? Ma leggera. Ah, bello. Allora devo accendere il forno, Devo accendere il forno? Sì. No, e io sì. Sì? Povera me. Ma che sì? E infatti è proprio qui bello. Che si farà una lasagnetta leggera. Sì. Ma senza usare il forno. Quindi un piatto fresco. Niente besciamella, ma useremo la ricotta. Quindi un pochino più light, con queste verdurine, e faremo anche un pesto. Bene. Con queste verdure colte.
Quindi oggi si stupirò. Davvero, con nuove... guarda, già il fatto di farsi ispirare dall'orto mi piace un sacco. Sì, questa è proprio cosa che mi piace. E allora quindi spianiamo anche la pasta? Spianiamo la pasta. Oh, che bello. Allora, io però prima volevo posizionare il telefono. Ecco, almeno non perdiamo niente di una tutti i delle cose passaggi. più belle, che è il momento dell'impasto. Aspetta, mi risistemo anche il mio foulard. Vai. Allora, qui quindi ci ho fai messo- la pasta tradizionale, te qual è perché la nonna diceva un uovo a persona e la farina quanta ne prende? Ah, no, io questa era la invece ricetta vado della di nonna. Invece 100 te? grammi di farina ogni uovo. Ecco. Quindi è molto più semplice. Se vedi che diventa un pochino più asciutto, io aggiungo un po' d'acqua. Ah, ok, la nonna Pizzico di faceva sale. col guscio. Un guscio, due bellina. gusci. Vabbè, che ricordi. Fare la pasta attiva tutti i ricordi Sì, familiari, sì, no? sì. Allora, te come fai? Con 2 uova? Quindi fai 200 Farò grammi? 200 grammi, sì. Ecco. Allora si fa un piccolo cratere. Si schiudono le 2 uova. From in the deep blue sea, 'cause love and I we gotta agree. Che poi ci sono uova molto grandi, uova piccole, lì un po' dipende da come la gallina è ce la fa. generosa. Quindi dire un uovo 100 grammi dipende da che uovo. Sì, Però, a volte dai. io, infatti, quando prendo le uova dalle mie galline, a volte c'è anche 2 suorli dentro. Sì. Che è una festa. Quando Elio apre, c'è 2 suorli. Porta fortuna! Oddio, mamma, l'ho trovato! È come trovare il quadrifoglio. Sì, tu lo sai, lui è il mio aiutante nella raccolta delle uova. Sì, sì. Allora ci aggiungo un pizzico di sale. E poi questa pasta qui la spianeremo e poi, siccome io sono per gli effetti speciali, andrò a mettere delle foglioline di prezzemolo all'interno. Davvero? E quindi la fai verde come quando ci si mettono gli spinaci? Si vedrà solo la foglia. Vabbè, non ti vedo tanto vediamo, convinta. Vediamo. Prima voglio vedere. Ecco. Allora, ora a questo punto io vado sulla mia spianatoia bella grande. Diciamo così, se no poi i miei grembiulini non vedono. Te impasti sempre a mano o quando puoi usi i vari robot o ti piace mettere le mani in pasta? In realtà io ho un motto che ho riportato anche sul mio libro. Sì, e sarebbe? Se il mondo impastasse un po' di più, ci sarebbero meno malumori. Ah, perché è un Perché impastare momento rilassa, no? rilassante. Per me sì. Allora, ora si fa riposare una mezz'ora sotto un canovaccio. Ecco, il riposo della pasta serve, non è una tradizione, ha Sì. una sua funzione, Almeno gli ingredienti si conoscono e renderanno un risultato Chiacchierano molto fra di migliore. loro, si mettono un po' d'accordo, va bene, poi dopo si stende meglio. Ok, e quindi ora? E quindi ora vado a preparare il mio pesto. Allora, prima le cuocio un attimino in padella. Quindi, lo sa come si fa a vedere dove rompere il... No, io di solito li metto tutti in fila e taglio tutti uguali. No, invece le verdure si parlano. Ecco. E ti dicono dove tagliarmi. Allora vediamo che ti ha detto. Questa è la parte buona e questa è la parte da buttare. Cioè, scusa, dipende dove la pieghi. Fammi un po' vedere. No, guarda, fa da sé. Ah, è vero. Sì, dove trova la parte rigida tra... Ah, ganzo. Parlano, sentiamo. È vero. E il resto è solo la parte tenera. Capito? Questa è nuova. Dai, ci piace. Ci apro nuovi orizzonti. Poi si può fare anche così. Tra le punte, perché le punte poi le userò anche per decorare il piatto. Ah, quindi salti l'asparagio ma tenendo le punte a parte. Sì. Ah, ecco. Si tagliano a pezzettini così.
si tagliano abbastanza sottili in modo che si fa anche più velocemente nella cottura. Quindi non è un pesto a crudo, ma con verdure un pochino insaporite. Appena, sì. Si sposta lui. Un filo d'olio. Sposto. E se non ci sono gli asparagi, che ci possiamo mettere? Magari gli zucchini, quando ci sono, ce ne sono tantissimi. Sì. Ecco. Carciofi anche. Sì, carciofo ce lo vedo bene. Se no che solo di zucchine? Sì. Quando c'è l'esubero di zucchine, visto che gli capita orti spesso che creano quando tutto l'orto insieme. comincia con le zucchine e se si mettono anche dei fiori di zucca ci stanno bene. Sì. Ecco. Quindi è un po' una versatile. Una modalità che si presta alla creatività. Sì. Poi alla fine te l'ho detto, è anche veloce, perché una volta che hai impastato poi non devi preparare tutti i vari ingredienti. Ma già anche il pesto lo può anche variare e fare solo pesto di basilico. Pensando un po' alla Liguria. Perché la Liguria ti ispira, Il basilico è ligure, quello più profumato, poi si trova in tante regioni, però il basilico più profumato è quello dalla foglia piccola, no? È vero, sì, un po' che ha un odore un po' più piccante. Sì. E andrebbe fatta a mortaio. Sì, anche. Però quando il tempo manca, ecco, siamo sul dettaglio, che sfrigola. Allora aspetta, in silenzio, si deve sentire lo sfrigolamento. Mi piace. Vai, grazie. Quanto devono... Che si ammorbidiscono un po', ma non troppo. Allora abbasso, perché sennò si colorano. Ecco. Quindi niente colore, No. E che ci fai così e poi si useranno come ornamento alle nostre lasagne. Quindi le fai sottili perché almeno... Si vede? Ora si vede? Senti Azzurra, ma quando fai i tuoi video, se ti accorgi che hai saltato una registrazione, tragico, che fai? Inizia a sudare freddo. Magari avevi allestito tutto, era venuto tutto perfetto e ti sei accorta che non hai serie pigiato. buona la prima. No, ma ti succede, immagino, no? Sì, a voglia. Allora via, si butta via tutto e si rifà da capo. Certo. Il lavoro di noi cuochi è un lavoro duro. Soprattutto quando ci si complica la vita con le telecamere e i video. Certo, no, perché se uno cucina per sé, vabbè, mal di poco, ma quando c'è da documentare. Ecco, allora, dimmi un po', quindi si Adesso usa si va. il mini primer. Sì. Bene. Si va qui, così si vede bene. Anche questa parte qui si versa prima il nostro prezzemolo. No, veramente basilico. Sì, basilico. Però va bene lo stesso. Il basilico. Poi loro. Se vanno di fuori è lo stesso. Metto così si vede meglio. Le posizioni, mi piace che si vedano le posizioni assurde che una food blogger deve tenere. Perché ancora non sono volata su una scala, perché a casa si vola anche sulle scale, per fare inquadrature dall'alto, sai? Sì, me lo immagino, Pecorino. Ci vuole il pecorino per questo pesto, perché è più saporito, Ci piace, ci piace. Qui a casa, insomma, un po' a dosi a occhio. Questa è la grattugia stretta per entrare perfettamente nel bicchiere del mini primer. Se no, l'alternativa è grattugiare a parte. Certo. È indispensabile. Però questo fa parte sempre della ricerca dell'immagine fatta giusta per, insomma, per il video o la foto che deve venire fuori, no? Io direi basta, Te che dici? Ma probabilmente sì. Va, vedi te. Vai. Poi un po' di pinoli, un pizzico di sale. Per ora non aggiungi olio. Poi ora vedo come viene.
les jeux sont faits. Rapidissimo direi. Se è conclusa così l'operazione. Vedi, io l'olio non ce l'aggiungerei. Che colore bello. Ti pare che abbia il risultato giusto? Come dice Brad Pitt, perfetto. Oh vai. E ora ci si dedica alla pasta. Che è il momento quello proprio che ti piace di più. Per te sposto lui perché è un momento importante. Vediamo se da qui si becca. 2 uova le consideri per quante persone? 4. Ah, ok. Un pochino di farina e si comincia. Bella morbida, che si rimpasta un attimino. A me mi piace più farla morbida che troppo secca, poi ognuno trova la sua dimensione. E si arriva fino a 8. Di spessore, dici? Sì. Ah, quindi si va in progressione, si comincia con i numeri bassi e poi si cresce, eh? Sì. Non si può spianare subito. No, sennò si rompe tutta. Ecco. Dai, si vede che c'hai, come dire, che sono gesti consueti. Da là. Che stile. Ho comprato anche la macchinetta elettrica, eh? Però dà più soddisfazione lei. Me lo immagino. La buon vecchia nonna papera, me la Guarda, chiamavano. sei perfetta. Nella foto così, con te posizionata così, sei proprio si vede che è il tuo mondo. La farina che uso non è la farina normale, ma la semola rimacinata, perché gli dà più questo colore giallo, effetto un po' più rustico. Un po' ruvido. Sì. Ah, quindi non farina 00. Nell'impasto ci ho messo la 0. Ah. Io la 00 non l'uso quasi mai. No, allora, la 0 nell'impasto e la semola per spianare. E la semola per spianare. Ah, ecco. Guarda là. A che numero sei ora? 8. Ah, quindi E mi questa fermo. è la striscia definitiva. Sì. Ora la taglio in 2. Guarda là come tiene, benissimo, brava. Anche in 3. La taglio. Ci vado a mettere le foglie. Ah, ora quindi, non nell'impasto. Aspetta, devo rispostare a lui. Eccoci. Allora, qua. Oh, guarda che E si appoggiano qui. Sì. Vedi? Guarda, se tu vuoi fare l'inquadratura dall'alto, sì, è ancora più bellina, ti do il telefono. Ma poi ci stanno? Cioè, come fai a... Cioè, spiegamelo, te ora metti le foglie così e poi... Sì, un pochino umide. E poi vado a metterci la sfoglia sopra. Ah, l'altra la metti sopra quella? Tanto per Ma fare un questa- effetto un pochino più particolare. Queste sono le tue invenzioni? Sì. Guarda, qualche giorno fa l'ho fatte alla caffè e neutre. Che vuol dire al caffè? Ho fatto l'impasto al caffè, che diventa marrone. E poi l'ho fatte bicolore. È una ricetta che c'è anche sul libro. Però è bella perché poi diventano... Allora, vedi? Ecco, e ora? Ora le vado a schiacciare bene così. E ora si ripassano. Ecco, ora sono curiosa di vedere il risultato. Di qua. Ci sei? Sì. E vado a 7. 6. Perché ora c'è un po' d'aria dentro. E vedrai. Fa un po' di bolle. Che si schiaccia. Vedi? Dai, restano così in trasparenza. Fortissima. Vero? Ma guarda te, me le pensi di notte, Ragazzi, ci penserò alla mia grandiolina io. E quando si cuoce la pasta si Adesso qua ci rimane evidenzia ancora di dentro. più. Sì. Ora si taglia a fette. Pareggiamola. Ecco. Così. Dai. Tipo una lasagna, no? Questa è fortissima,
e poi si fa gli strati. Olè. Allora, ora si versano, si fanno cuocere 2 minuti. Sono molto curiosa. Perché poi insomma, è abbastanza fine, quindi non c'è neanche da fare una cottura molto lunga. Aspetta, la abbasso un pochino, neanche troppo esagerata. Abbassati, smettila di bollire. Chief of state, but he'd rather be righteous than be president. He just is what he is, the technique is all there. Ecco, va stessa subito perché deve prendere la forma della lasagna, no? Sì. Ecco, vedi c'è le foglie dentro. Vedi c'è le foglie dentro, si fa vedere così allora. Ecco. Olè. Sì, ma si vedono benissimo. Forti. Ale, bella. Dà tanta soddisfazione, pasta fresca. Mentre qua cuociono le ultime lasagnette, mi è venuto in mente, tu parlavi della Liguria, il profumo del basilico. Sentiamo che te venuto. No, siccome te sei un amante della Liguria, perché mi risulta che tu vada in ferie da quelle parti. Sì. Allora, l'editore è ligure. Ah sì? Figurati. Allora mi è venuto in mente che c'era arrivato un video proprio dalla Liguria. Qual è un altro prodotto tipico della Liguria? Se uno pensa alla Liguria, pensa al basilico, al pesto. Zucchine trombetta. Le zucchine trombetta, queste mi mancano, però io penso all'olio ligure, alle olive liguri. E le olive, ma le olive taggiasche. Ecco, ma allora infatti, guarda, c'è arrivato un video proprio dalla Liguria, te lo faccio vedere. Vediamolo. Tanto lì devono un po' stiepidire, guarda. Ciao Azzurra, benvenuta a Levi, in Liguria, nelle terre del Solaro, il cuore soleggiato del paese dell'olio. Arriva da Levi, in provincia di Genova. Ci troviamo nel terreno che ho recuperato ormai 5 anni fa, un lavoro importante di recupero di un oliveto abbandonato, nelle aree dove i rovi avevano seppellito qualsiasi tipo di pianta. Ho messo a dimora alcune piante di oliva taggiasca. Ecco, olive taggiasche in salamoia. Buone. Per l'aperitivo. Pazzesche. Nel giorno in cui c'è una lasagna così. Che è la cugina della nostra varietà più tipica, che è la lavagnina. Il frutto è un frutto tipico dell'oliva ligure, quindi un'oliva molto piccola, che ben si addice alla conservazione in salamoia. La salamoia, questo antico metodo di conservazione dei cibi, la prepariamo con una percentuale di almeno il 10% di sale, quindi acqua e sale. Le olive per la salamoia le raccogliamo rigorosamente a mano perché devono essere perfette, quindi prive di qualsiasi tipo di colpo, devono essere perfette anche dal punto di vista sanitario e quindi non devono essere punte dalla mosca. Per fare ciò, noi che non usiamo trattamenti chimici, utilizziamo queste piante piccole e le fasciamo con delle reti antinsetto. Questo ci permette di raccogliere le olive al giusto grado di maturazione e perfettamente sane e belle grandi. Prima di mettere le olive in salamoia, questo antico metodo di conservazione dei cibi, dobbiamo tenere in acqua per almeno 40 giorni, sostituendola 1 o 2 volte al giorno, le olive, in modo che perdano un po' di quell'amarognolo che è tipico dell'oliva. Dopodiché sono pronte per essere messe nella salamoia. L'antica ricetta chiede di conservarle per almeno 40 giorni prima di poterle assaporare nei nostri prelibati piatti tipici liguri, quindi nel coniglio in umido piuttosto che col pesce, negli arrosti o semplicemente per uno squisito aperitivo. Ciao Azzurra, io ritorno ai miei olivi, ti aspetto in Liguria per assaggiare le nostre olive in salamoia e il nostro olio DOP Riviera Ligure di Levante. Ma
te Ci fai... starebbero proprio bene. Vero? Con Allora l'olivine. io proporrei un aperitivo in terrazza con olive taggiasche in salamoia e lasagnetta fresca con le verdure dell'orto. Ci può stare? Sì, sì, Ecco, molto. direi. Beh, verrei volentieri, guarda. All'invito in Liguria ovviamente si può rispondere che Azzurra in Liguria ci capita spesso. Posso venire quando volete. Basta chiedere, arrivo. Allora, io ora qui come la tolgo questa componiamo roba. ora questa... Aspetta. Devo fare l'impiattamento. Pasta, pesto. Quindi niente besciamella ma ricotta. Che fai ora? Ora prendo l'olio. Cosa fai? Ci verso un pochino d'olio perché poi nell'affoso deve fare l'effetto bagnato. No, così davvero? Pensate. Non so che svelarvi tutti i segreti. Siamo qui apposta. No, questo Poi ci si mette un pochino di ricotta. I contrasti funzionano, vero? Nelle foto. Sì. Poi 2 finolini. Ecco, vedi, c'era. No, allora, 2 asparagini. 2 asparagini. Metto uno qua e uno lì. Ecco. E poi continuo a fare Mi piace guardare che proprio ti diverti come una bambina quando gioca con le bambole. Le mie bambole sono fatte di pasta fresca. Ecco, e ora una cucchiaiatina di pesto. Si va avanti, sì. Ecco, questo però con tutto questo allestimento al massimo in 4 a tavola, perché se siamo 6 già si diventa troppi, però va bene. Sì, sì, si chiede inviti un po' più ristretti. Ecco, sì. Un po' di ricotta. Sì. E poi si fa l'ultimo strato. Ecco, un po' asimmetrico. Sì. Ale. E ora si finisce. Mi pare invitante. Come si con finisce? un cucchiaio di pesto, di asparagi, bondiamo. E poi ci si mette il pomodorino nel mezzo e l'asparagi. Si ribagna. Poi si scatta la foto. E poi si fa la foto. Effetto ritratto. Bene, ora gli dai anche un nome? Qual è il nome? Lasagnetta leggera. Lasagnetta leggera, appunto. Sì, con pesto. Tutto questo lavoro, lasagnetta leggera. Lasagnetta leggera con pesto di asparagi e ricotta. Ale, aspetta, ora manda via tutto. Vai. E ora vai con il video. Buongiorno grembiulini, oggi prepariamo delle lasagnette leggere che non andranno in forno con un pesto di asparagi e ricotta. Quindi adesso vi presenterò tutti i passaggi. Per prima cosa prepariamo la pasta, mettiamo la farina su una spianatoia, creiamo un cratere e schiudiamo le uova. Impastiamo, aggiungiamo acqua e lasciamo riposare sotto un canovaccio umido. Ora prepariamo il pesto. Laviamo e puliamo gli asparagi e le zucchine, tagliamo a pezzettini e cuociamo in padella per 5 minuti con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. In un boccale versiamo le verdure cotte, uniamo i pinoli, il basilico lavato e asciugato, il pecorino grattugiato, sale, olio e frulliamo, ottenendo una crema morbida. Ora riprendiamo la nostra pasta, inseriamo foglie di prezzemolo tra i 2 strati. Tagliamo dei rettangoli e cuociamo alcuni minuti in acqua bollente. Andiamo a comporre il piatto creando la nostra lasagnetta leggera, alternando i vari ingredienti. E ora il momento più bello, l'assaggio. È solo bellina o è anche gustosa? Anche buona. Allora vai. Anche golosa. Anche golosa. Allora. Giudizio. Bello sentire
il croccantino dell'asparago. Ci sta. Davvero, molto carina, molto buona. Mangio loro. Complimenti, mi piace. È una buona soluzione. Sì, sì. Assisi, punto di arrivo di numerosi cammini, meta per i pellegrini che nella città di San Francesco trovano l'approdo di un viaggio spirituale che ha la forza delle peregrinaciones maiores, dirette a Roma, a Gerusalemme, a Santiago de Compostela. Molti considerano anzi proprio Assisi, più di Roma, come la Santiago italiana. Possiamo intendere Assisi come una meta spirituale per la presenza naturalmente di San Francesco e tutto ciò che evoca la figura di questo incredibile santo, di questa personalità gigantesca. Certo, l'importanza del Soglio di Pietro è a livello mondiale evocativa per raggiungere uno dei 3 santuari principali della cristianità, ma attualmente questo cammino, la via di Francesco, è un cammino che viene sentito come un evento di portata globale, molto ben strutturato, dove si coglie l'essenza del pellegrinaggio, l'essenza del camminare, l'essenza del raggiungere un luogo sacro. Una meta come Assisi, che è un fulcro spirituale per tanti, e la figura di San Francesco, oltre l'aspetto religioso, ha anche un significato anche trasversale. Rispetto anche a quella che è il semplice sentimento religioso. È un personaggio apprezzato e amato in senso totale. Quindi la figura di Francesco come riferimento nella città di Assisi fa, diciamo, da catalizzatore dell'attenzione dei pellegrini che vogliono arrivare qui per concludere il pellegrinaggio alla tomba del santo. Per giungere ad Assisi sono tanti i percorsi battuti ogni anno da migliaia e migliaia di persone. Pellegrinaggi sulle orme di Francesco segnati spesso dalla ricerca della frugalità e del contatto con la natura come elementi chiave del viaggio spirituale. Il nostro viaggio farà tappa su alcuni di questi cammini. Il cammino per me è in solitudine, ascoltare il mio respiro, arrivare ad ascoltarlo perché non è semplice, il dolore del corpo, ascoltare il mio corpo, il passo che tocca la terra e quindi il contatto con la natura e quindi liberare la mente. Assisi è meta di diversi cammini. La tratta più percorsa dai pellegrini è quella che da Laverna viene ad Assisi. In questo tratto Laverna-Assisi c'è un flusso turistico, soprattutto in direzione Assisi, piuttosto importante. Se il cammino è spesso ricerca del silenzio, è in questo percorso caratterizzato dalla presenza di eremi e piccoli borghi che si incontrano di più i luoghi del silenzio. Ed è appunto nel luogo più dedito alla meditazione e al silenzio che il viaggio comincia.
qui dove i frati di Francesco giunsero alla ricerca del ritiro dal 1264, a Laverna. Laverna fu un monte che è stato regalato a San Francesco e c'era anche lì una grotta in cui lui andava a meditare. Vento che poi ha scatenato questa grande passione sulla Verna, proprio perché San Francesco nel 1224 ha ricevuto le stimmate proprio lì. Il viaggio verso Assisi è un importante viaggio interiore, ma non un viaggio esotico. Questo senso di scoperta nella vicinanza si ha percorrendo il cammino di Assisi, che attraversa 3 regioni, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, e si compone di una serie di piccoli pellegrinaggi preesistenti che raggiungevano i più importanti eremi e monasteri legati al culto di San Francesco. Non ti aspetti che dietro Forlì ci sia questo tipo di paesaggio. Vado dietro, ecco, non so come dire, sono dietro a qualcosa di importante, con una domanda mia e quindi questo è per me, insomma. Anche in questo caso andiamo all'inizio di questo percorso, in Romagna, sulle colline forlivesi a Monte Paolo. È qui che si fermò per oltre un anno in contemplazione un altro dei santi più amati, Sant'Antonio di Padova, anche lui in viaggio sulle orme di Francesco. Il cammino di Assisi da Monte Paolo Dovadola rimette in collegamento le due figure. Sant'Antonio arrivava a Padova dalla Verna. Ci sono proprio delle documentazioni scritte che qui venne accompagnato da San Francesco. Qui c'è stato un periodo che c'era sia San Francesco che Sant'Antonio, ecco. Un Antonio che si ribella al potere del suo tempo, si ribella soprattutto al malcostume della Chiesa. Ecco. E si ribella a tal punto che quando conoscerà i primi italiani minori dell'ordine minore di Francesco, rimarrà talmente abbagliato di come si possa essere veramente cristiani e vivere nell'esempio di Gesù, che lui abbandonerà il suo ordine, per cui lascia il suo saio bianco agostiniano e indosserà il saio dei francescani, più che saio a quel tempo probabilmente era un pezzo di stoffa molto, molto semplice. Ecco. Antonio era già ormai un uomo che aveva una carriera davanti aperta. Bene, rinuncia a tutto, parte e poi arriverà in Italia, si dice con un naufragio. Io dico che invece voleva venire in Italia perché voleva venire a conoscere Francesco. Quello sulle orme di Sant'Antonio è anche un viaggio che riconnette il pellegrino alle tradizioni della preghiera della vita contadina. Qui è una zona a molta vocatura agricola, a livello di contadini, a livello di popolazione che vive con l'agricoltura. Avere un santo da pregare, si diceva così, mi rivolgo a un santo che mi protegga, era quasi una necessità, qualche cosa che li proteggeva da quello che poteva essere le avversità della natura, qualche cosa che poi poteva precludergli anche il loro futuro. C'è un collegamento ideale tra Assisi e Roma. Tra San Pietro, il simbolo della religione cristiana nel mondo, e la Basilica di Assisi. Il terzo luogo più importante in Italia per i pellegrini è senza dubbio Loreto, con la sua basilica dedicata alla Madonna. Esiste un cammino che mette in collegamento tutti questi luoghi e che, per molti, termina proprio ad Assisi, ovvero la Via Lauretana. Con la Via Francigena e la Via Romea, la Via Lauretana era un tempo il maggior itinerario di fede in Italia. Il santuario, secondo la tradizione, custodisce i resti dell'antica casa di Nazareth, dove visse la Madonna, traslata in volo fino a qui dagli angeli. Ecco perché è un simbolo unico di vicinanza tra le terre d'Europa ed Asia. Le indagini storiche dicono che a Loreto la casa sarebbe arrivata nel 1294, dopo aver trovato collocazione in altri luoghi, attirando ogni volta grandi quantità di pellegrini. Questa è una meta antica di pellegrinaggio verso la Santa Casa,
poiché è stata per secoli la reliquia più importante d'Europa. Dopo il suo arrivo miracoloso, passando per Terzatto fino ad arrivare appunto a Loreto, in questa collina di Lauri, che velocemente si riempì di case, di borghi, di vie e di botteghe. La piccola casa venne salvata e portata in questo ambito cristiano, salvata dalla minaccia dei musulmani dopo che i crociati vennero cacciati nel 200 proprio dalla Palestina. Lungo il percorso i pellegrini possono scorgere l'antico acquedotto Sistino, poi realizzato da Paolo V, proprio per portare l'acqua in piazza dove c'è l'antica fontana che serviva proprio per ristorare i pellegrini. Certamente meno battuto, ma assai affascinante, è un altro cammino che parte dal Lazio per percorrere poi l'Umbria e la Toscana. È il cammino che collega Assisi con Greccio, luogo della rappresentazione del primo presepe vivente della storia. Il santuario di Greccio domina la piana di Rieti. All'interno la cappella del presepio, con gli affreschi che ricordano quella notte di Natale del 1223, quando Francesco, durante la messa, ha la visione di un bimbo che si sveglia da un sonno di morte e gli sorride. Quel bambino, nell'interpretazione del santo, rappresenta la Chiesa. In questa grotta vengono tanti pellegrini. Noi siamo 4 frati, cerchiamo di dare quello che è possibile, ma il nostro cuore è sempre aperto. Cosa cercano? Ecco, cercano un po' di solitudine e io sento che quando arrivano dicevo si respira la pace e a me fa piacere. Si tratta del cammino tra quelli che giungono ad Assisi che forse più di tutti presuppone in chi lo percorre il desiderio di immergersi nella vita semplice. Andiamo quasi a metà del percorso, nella Valle Santa di Rieti. I pellegrini che passano sono tantissimi e questa zona è conosciuta da molti anni anche grazie alla Via di Francesco, che ha portato qui delle persone che sicuramente non ci sarebbero mai passate. I pellegrini sono di tutti i tipi. C'è il pellegrino che parte per esempio in gruppo, che compie il cammino anche magari non per motivi spirituali. Poi c'è invece il pellegrino religioso, che lo compie anche in maniera solitaria. E addirittura quelli forse sono i pellegrini, quelli più veri, ma ovviamente che trovano il cammino in maniera più difficile, sono quelli che partono col voto di povertà, quindi senza senza molti soldi, diciamo, e poi si fermano dove possono a dormire. La Via di Francesco coniuga natura e cultura, la storia di San Francesco, perché ogni tappa reca la testimonianza della vita e del messaggio di Francesco. Ogni tappa è vivificata e resa viva dalla presenza del suo ordine, dei suoi discepoli che ancora fanno parte appunto dell'ordine francescano, ma il tutto in un primo tratto sicuramente nel cuore verde dell'Umbria, nella natura, quindi hai alberi, boschi, fiumi che si intrecciano e ogni passaggio, anche quello in realtà rurale, attraverso la campagna, dove queste enormi querce accompagnano e guidano il pellegrino verso la sua meta. E la meta è ormai vicina per i pellegrini, quando, provenienti da percorsi diversi, decidono di passare dal Parco Naturale del Monte Subasio per vedere Assisi all'orizzonte. Qui sorge l'eremo delle carceri, intese come luogo appartato per la preghiera. E lì c'è la sosta, ci sono i luoghi primitivi, primigeni dell'ordine francescano e di Francesco. Erano grotte in realtà, ora è stato costruito nel corso dei secoli un monastero che ha un grande fascino, però si è aumentato
un pezzetto alla volta, tanto che diciamo la fine della costruzione è del 1400, ma in realtà erano delle grotte in cui Francesco e i primi seguaci andavano a meditare, per cui l'eremo delle Carceri è nato sulla grotta, proprio sorto sulla grotta in cui San Francesco andava a meditare. Intorno ci sono altre grotte, di Frate Bernardo, la grotta di Frate Leone, insomma. Il nostro viaggio, arrivati ad Assisi, prima della meta finale, ci porta a fare una sosta oggi inconsueta nella chiesetta di un piccolo convento. Ci si arriva dalla parte nord della città, dalla porta di San Giacomo, e anche il nome della chiesa ci riporta al santo del cammino per eccellenza, Santiago. È la chiesa di San Giacomo de Muro Rupto, edificata nel 1088, con i beni donati per penitenza da tale Ubertino. San Francesco sicuramente conosceva questa chiesina e dimostra proprio il legame già secolare tra Assisi e Santiago di Compostela, perché questa chiesa è nata proprio come donazione in ricordo proprio di questo santo di San Giacomo Maggiore. Non potendo fare il cammino, il benefattore ha fatto costruire questa chiesa. Tra le penitenze pubbliche dell'epoca c'era infatti la pratica di andare in pellegrinaggio a Compostela o di farlo per interposta persona, e nel nome del santo della Galizia agivano, prima della nascita di San Francesco, le confraternite qui ad Assisi. Le confraternite, sia perugina che assisana, avevano questo compito di riunire i pellegrini che erano andati alla fine del mondo conosciuto, a Finisterre e chiaramente alla tomba dell'Apostolo Giacomo, ma al tempo stesso fare opera di accoglienza per i pellegrini che andavano verso Roma o verso Gerusalemme, e non solo, si prendevano cura dei poveri, degli ultimi, degli ammalati. Gli ospitali erano allora luoghi votati a questo, oltre ad essere accoglienze per i pellegrini, come avviene oggi. Siamo all'ospitale Laudato Si, che sono 3 anni che accoglie pellegrini. I pellegrini qui con una donazione possono pernottare. L'ospitale è gestito da dei volontari che lo custodiscono, diciamo, quotidianamente. Tengono in ordine l'ostello, puliscono, fanno i letti, accolgono i pellegrini. I pellegrini arrivano quotidianamente, è una bellissima sensazione, perché Assisi molto spesso è la fine del pellegrinaggio, per cui c'è proprio un senso di rilassamento, di soddisfazione per aver raggiunto questa meta. Hanno la voglia proprio di raccontare, ecco, c'è questo, l'importanza del raccontare le proprie avventure, le proprie conoscenze, incontri. Esiste un forte ed antico legame tra Santiago ed Assisi, città dal 2010 formalmente gemellate. Se non vi sono dubbi sul fatto che San Francesco fosse devoto a San Giacomo, la domanda se il poverello abbia mai fatto il pellegrinaggio fino a Santiago è invece destinata al momento a rimanere senza risposta certa. Un conto è la narrazione, un conto è quello che può essere documentato. Mi sento di poter affermare che sicuramente San Francesco è andato in Spagna. Viene scritto che è andato anche a Santiago de Compostela, dove ha avuto quella che possiamo chiamare una illuminazione. A livello di testimonianza biografica ci dobbiamo attenere a quello che è stato scritto. A livello di quella che può essere un'indagine storica, credo ci sia bisogno ancora di un approfondimento. C'è un'altra domanda che invece può ricevere molte diverse risposte. Anzi, è una domanda per la quale ognuno ha una risposta per sé. La domanda sul perché ci si metta in cammino. Molto spesso io ho notato che è una crisi che genera l'esigenza del cammino. Possono essere semplicemente la voglia di cambiare qualcosa oppure il desiderio di evolvere. Dentro il pellegrino nasce un'esigenza e spesso nel cammino si trovano le risposte.
Ho visto trasformare e cambiare il Cammino di Santiago e questo modello poi lo vedo adesso riproposto qui in Italia, soprattutto sulla Via di Francesco. Il fatto che ci sia una meta, che sia Santiago de Compostela o Assisi, questo è importante. Perché ci si va? Beh, io dico sempre una cosa, a Pellegrini si diventa. Il cammino è un percorso di condivisione, di dialogo, si può partire in un modo e si può arrivare in un altro. Le motivazioni sono personali. La bellezza del cammino è che queste motivazioni poi vanno a incrociarsi con quelle della persona che cammina accanto a te. Motivazioni che si arricchiscono anche di altro sui cammini di San Francesco. Sicuramente l'elemento comune è Francesco. Chi fa questo cammino cammina con Francesco. Le domande, il motivo per cui si parte nei cammini e nel cammino sono tante quante le persone. Molte persone che ho conosciuto e che sono partite, ma nei diversi cammini sono partiti anche per non solo per elaborare il dolore che avevano dentro, in condizioni di sofferenza che avevano, ma anche e soprattutto per mettersi in condizioni di privazione. Cioè noi viviamo in un'epoca dove apparentemente abbiamo tutto, quasi in eccedenza, e questo tutto certe volte rischia di diventare un peso. Quindi alcune persone partono anche per alleggerire il carico, per mettersi in condizioni quasi di povertà, di privazione. E questa cosa ha una profonda assonanza con gli antichi ordini mendicanti, con quella che era anche la filosofia di vita di San Francesco, insieme all'itineranza, no? Lo spaesamento volontario. Tornare un po' a un io originario e a un'identità viandante che ci riconnette un po' con quello che era la filosofia, il vivere pratico di San Francesco. Seguendo la filosofia di San Francesco, l'uomo è homo viator. Di conseguenza, noi siamo tutti in cammino. L'approdo finale è sul piazzale della Basilica di San Francesco, dove l'arrivo è una festa, prima di ritirare la credenziale finale alla Statio Peregrinorum, mettendo nero su bianco il percorso fatto e soprattutto certificando con se stessi ciò di cui si è stati capaci e ciò che da domani occorrerà fare. E è molto bello, noi frati che lavoriamo qui insieme ai nostri volontari, in particolare, domando a ognuno che cosa tu porterai a casa di questo pellegrinaggio. Tanti piangono, tanto sono felici perché trovano proprio qui, ad Assisi, la conclusione di questo cammino. È questo luogo che non è un finire, ma è un rincominciare. Dal 22 al 28 febbraio, dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmetteremo gli esercizi spirituali intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò.
pace vola sulle ali di 1000 colombe. Abbiamo un sogno semplice, 1000 cuori che scelgono di donare 1.000 euro per sostenere il cammino di Telepace. Ma anche un solo gesto, piccolo o grande che sia, può aiutarci a portare la pace ancora più lontano. Vola insieme a noi, sostienici. Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buono o un triste avvenire della società. Un uomo, prima che un santo del fare, che si è sporcato le mani calzandole tra piaghe celate da sorrisi, tra volti che altrimenti sarebbero diventati maschere, tra vite segnate da storie complesse e complicate che solo fede e amore hanno potuto redimere e salvare. È qui, in un quartiere divenuto sinonimo di felice educazione, che un parroco ha trasformato la dedizione per i giovani in santità. Valdocco, Torino, è Don Bosco, il santo che si è posizionato all'altezza del cuore dei ragazzi e li ha conquistati. San Giovanni Bosco è un santo dell'Ottocento di Torino, nato nel 1815, orfano di papà a 2 anni, cresce nella povertà ma con una fortissima passione di fare del bene agli altri e farsi anche prete. Lui che ha dovuto faticare per pagarsi lo studio, finalmente ordinato prete a 25 anni, si trasferisce qua. Quello che vediamo qui attorno a me non esisteva, l'ha fatto fare lui entro 25 anni, senza soldi in tasca, per dare ai ragazzi abbandonati, orfani, poveri, la possibilità di vivere un'esperienza di famiglia, scuola, cortile con gli amici e Dio nelle chiese. Addentrarsi in questi luoghi, immergersi in questa terra benedetta da Dio, significa cogliere il senso della missione salesiana. Una missione che non solo è consacrazione, ma è anche impegno nella quotidianità, donando quanto ricevuto per elargirlo con magnanimità, senza remore e senza limiti. È un bel passaggio. Sono ex allievo del Colle negli anni 85-88 e poi sono entrato come insegnante nell'area grafica nel 97 e adesso dopo 25 anni dirigo il centro di formazione professionale di Valdocco. Diciamo che io mi sono sempre detto che in qualche modo avrei dovuto restituire quanto imparato durante i 3 anni professionali passati al Colle Don Bosco e mi sembra tutto sommato di farlo, ecco, prima come semplice insegnante, poi con ruoli diversi e fino a coprire questo ruolo, che è un ruolo sicuramente pieno di responsabilità, perché abbiamo veramente tanti ragazzi qui a Valdocco, nel nostro centro, e tutti hanno bisogno di una risposta, di una mano, di un aiuto per imparare da una parte una professione e dall'altra anche un modo per dignitosamente stare al mondo, stare in una città complicata come Torino, ma comunque bella, e così come aveva fatto Don Bosco a suo tempo. Tutto ha avuto origine da qui, da un colle aspro e gelido, dove una donna, povera negli averi ma ricca nel cuore, ha saputo crescere quel Giovannino che ha poi cambiato la sua storia e quella di tanti altri. Margherita, madre di colui che diverrà santo, ha saputo infondergli la passione per l'altro,
l'emozione di darsi senza timore, perché luce su tutto è la parola di Dio. E lui, Giovanni, ha compreso il messaggio materno, lo ha trasformato in comandamento di vita e regalato a chiunque incrociasse la sua esistenza. Essere sacerdote salesiano vuol dire partecipare in quel sogno di Dio per i giovani allo stile di Don Bosco, allo stile della famiglia salesiana. Noi qui facciamo consistere la santità nello star molto allegri. Il demonio ha paura della gente allegra. La socialità, il cortile, lo stare assieme sono la sintesi dell'essere salesiani che qui a Valdocco si respira e ispira. Perché Valdocco deve essere vissuta, quindi chi viene qui per Don Bosco, per la sua casa, per la sua mamma, per capire e conoscere i suoi luoghi, deve sentirsi a casa, quindi deve capire veramente che cosa possono aver provato i ragazzi prima di lui o anche le famiglie, perché questa era veramente una famiglia, quella salesiana è una famiglia, quindi le famiglie che vengono qua devono potersi sentire a casa. E la cosa più bella che vediamo ad esempio al mattino presto è alcune nonne che portano in cortile a passeggiare nei passeggini i nipotini, perché dicono che l'unico posto dove si addormentano è il cortile. E quindi quando questi bimbi, questi nipotini vengono affidati loro al mattino presto, perché i genitori vanno al lavoro, queste signore vengono qua col passeggino, vanno un po' in giro per il cortile, effettivamente questi bambini si sentono talmente a casa, talmente accolti che si addormentano. Lo scorrere del tempo ha cambiato i giovani, ha mutato i ragazzi di Don Bosco, che però sanno sempre qual è il faro che può illuminare le loro giornate, vite e storie. Difficile oggi come sempre, ma anche altrettanto bello e soddisfacente, perché il Signore ci chiama a partecipare nella sua opera di creazione, di amore. Ogni età ha le sue sfide e le sue gioie. Dunque per noi oggi è la sfida di saper comunicare ai giovani di oggi quel amore perenne, quella misericordia e quella speranza che Gesù ci comunica di Dio Padre. Per me essere ragazzo di Don Bosco era il 1985, è stato uscire di casa, perché io arrivo più o meno dalla terra dei Santi, perché a pochi chilometri abito da Castelnuovo Don Bosco. Per me era fare le prime esperienze fuori di casa dopo la terza media, conoscere un ambiente assolutamente nuovo, perché non conoscevo bene l'ambiente salesiano. Allora si dormiva ancora al Colle tutta la settimana, quindi un'esperienza assolutamente unica, dove ho potuto imparare a recitare, quindi stare su un palco, dove ho imparato a cantare, ho imparato la professione del grafico che ho fatto per tanti anni e ho imparato a conoscere Don Bosco, che prima conoscevo poco. I ragazzi di Don Bosco adesso penso tutto sommato che abbiano più difficoltà rispetto a quelle che avevamo noi 40 anni fa, perché forse più sollecitati da un sacco di cose non sempre bellissime, e quindi con più fatica devono districarsi in mezzo a queste cose. Noi 40 anni fa sì, avevamo le nostre povertà tra virgolette, però tutto sommato
eravamo meno condizionati nelle nostre scelte, le facevamo forse in maniera più ragionata. Adesso i ragazzi sono molto più confusi, secondo me, rispetto a una volta, e quindi più di una volta, o forse come ai tempi di Don Bosco, hanno bisogno di guide sicure, ed è per quello che noi dobbiamo sempre essere al passo coi tempi, formati, perché non possiamo prendere questo lavoro / missione, non lo possiamo prendere alla leggera. Troppo delicato lavorare con i ragazzi che saranno uomini domani, uomini e donne domani. Quindi... Per me essere un ragazzo di Don Bosco vuol dire essere parte di una grande famiglia che collabora e si aiuta a vicenda in questo grande gruppo che si è creato grazie a lui. Per me essere un ragazzo di Don Bosco vuol dire essere parte di una famiglia, volersi bene tra di loro, tra di noi anzi, e andare d'accordo anche se ci sono dei litigi, si fa sempre pace e si torna sempre come prima. Per me essere un ragazzo di Don Bosco è essere sempre disponibile per gli altri, avere umiltà soprattutto e collaborare, cercare di coinvolgere anche magari i ragazzi più timidi, far partecipare tutte le persone a quello che stai facendo e a quello che gli piace. Essere un ragazzo di Don Bosco significa imparare a apprezzarti, perché lui ti insegna ad apprezzarti e ti fa capire che puoi fare qualcosa anche se magari tu non lo sai. Ogni volta